si aprì con un cigolio e Alice entrò. All'interno c'era una sala piena di specchi che riflettevano immagini impossibili, porte che conducevano a stanze infinite, orologi che non segnavano mai l'ora giusta. Alice si stava annoiando seduta sotto un albero accanto a sua sorella, che stava leggendo un libro senza immagini, e tutto le sembrava noioso. Alice guardava il cielo azzurro, i fiori che si muovevano nel vento, ma niente riusciva a destare il suo interesse. Improvvisamente sentì una voce. «Povero me, sarò in ritardo!» Alice alzò lo sguardo e vide un coniglio bianco che correva, guardando nervosamente un orologio da taschino. Questo la incuriosì molto. Mai aveva visto un coniglio con un orologio. Senza pensarci due volte, si alzò e cominciò a seguirlo. Il coniglio sparì rapidamente in un buco nel terreno e Alice, senza indugi, si trovò dietro di lui. La caduta sembrò durare un'eternità. Non c'era nulla intorno, solo buio e il rumore del vento che sibilava mentre scendeva sempre più in basso. Mentre cadeva, cercava di orientarsi, ma non riusciva a capire se stava andando giù per un pozzo o se stesse semplicemente fluttuando. Alla fine, con un tonfo, Alice atterrò dolcemente su un pavimento morbido, ma quando si rialzò si trovò in una stanza che sembrava fatta di mattoni e pietre. C'erano tante piccole porte, ma erano tutte chiuse a chiave. In mezzo alla stanza c'era un tavolino con una piccola chiave d'oro. Alice prese la chiave e si accorse che una delle porte era abbastanza piccola per lei, ma la porta era chiusa e lei non riusciva ad aprirla. Guardandosi intorno, vide una bottiglia con l'etichetta «Bevimi». Non ci pensò due volte e beve un sorso. Immediatamente cominciò a rimpicciolirsi. Alice guardò con stupore la sua mano, che ora era grande come una piccola bambola, ma la chiave per la porta era ora alla sua portata. Ancora confusa, si accorse però che la porta era troppo piccola per lei e si trovò a dover pensare rapidamente a una soluzione. Sul tavolino c'era anche una torta con scritto «Mangiami». Alice, pensando che forse avrebbe risolto il suo problema, mangiò un pezzetto di torta. In quel momento cominciò a crescere di nuovo, diventando alta fino a toccare il soffitto. Panico! Alice cominciò a piangere, ma le sue lacrime formarono un piccolo fiume che inondò la stanza. Le guardie, che apparivano dal nulla, cercarono di aiutare, ma tutto sembrava così fuori controllo che Alice non riusciva più a fermarsi. Alice, finalmente uscita dalla stanza, si trovò a camminare in un giardino incantato. La tartaruga, che camminava lentamente e parlava ancora più lentamente, le raccontò una storia senza senso e Alice, sempre più confusa, decise di non ascoltare più e di proseguire. Camminando, incontrò il cappellaio matto e la lepre marzolina, seduti a un tavolo da tè, ma la scena era tutt'altro che tranquilla. La tavola era piena di tazze rovesciate, teiere rotte, cucchiai sparsi. Il cappellaio matto guardò Alice e le disse: «Benvenuta, prenditi un posto». Ma quando Alice si sedette, il tempo sembrava essersi fermato. Il cappellaio, la lepre e il topo dormiente sembravano prendersi gioco del tempo, ripetendo le stesse frasi senza mai arrivare a una risposta sensata. «Perché un corpo è come una scrivania?» chiese il cappellaio matto. Alice si sentiva confusa e senza parole, ma rispose comunque, cercando di sembrare tranquilla. Forse perché entrambi sono misteriosi? Ma loro continuarono a ridere e a parlare senza mai fermarsi, come se il tempo stesso fosse impazzito. Alice cominciò a chiedersi se sarebbe mai riuscita a trovare un po' di calma in quel mondo dove nulla sembrava avere una logica. Alice, camminando ancora più lontano nel paese delle meraviglie,
si ritrovò su una spiaggia bagnata. Lì incontrò il dodo, un uccello che sembrava molto serio, e alcuni altri animali che sembravano essere in difficoltà. Erano tutti bagnati, come se fossero stati immersi in un fiume, e si guardavano intorno con smarrimento. E ora come facciamo per asciugarci? Disse il dodo scuotendo la testa. Abbiamo bisogno di un concorso. Alice, confusa, non riuscì a capire cosa stesse dicendo il dodo, ma decise di unirsi agli altri animali per vedere cosa avrebbero fatto. Il dodo organizzò subito un gioco assurdo per asciugarsi. Chi riuscirà a riscaldarsi per primo vincerà, annunciò. Il concorso, però, non aveva alcuna regola logica. Ogni animale cercava un modo per asciugarsi velocemente, ma non facevano altro che girare in tondo, correre in modo bizzarro e gridare l'uno contro l'altro senza arrivare a nulla di sensato. Alice, che si sentiva sempre più fuori posto, cercò di spiegare che non aveva nessun senso tutto quel trambusto, ma nessuno sembrava ascoltarla. Mentre gli animali continuavano a dibattere su come vincere il concorso, Alice cominciò a guardarsi intorno. La spiaggia era strana, il cielo aveva colori mai visti prima e l'oceano sembrava sollevarsi in onde di colori brillanti. Alice si chiese se forse quel mondo non fosse davvero un sogno, tanto era tutto fuori dalla realtà. Alla fine, dopo un po' di chiasso e di gare inconcludenti, Alice decise di andarsene, salutò gli animali e si incamminò verso la prossima avventura. Alice, mentre camminava lungo il sentiero, si trovò a camminare in un mondo completamente diverso. In un istante le sembrò di essere caduta dentro una sorta di lago, ma guardandosi intorno capì che non si trattava di un lago normale, era un fiume di lacrime. Ma come ho fatto a creare tutto questo? Si chiese Alice, guardando il mare di acqua salata che le arrivava fino alle caviglie. La causa di tutto era stata la sua tristezza, il suo pianto, che aveva trasformato la stanza in cui si trovava in un vero e proprio fiume. C'erano gli altri animali intrappolati nel fiume. Una lepre, un topo e una tartaruga si stavano disperando per come affrontare la situazione. Alice si accostò a loro, cercando di capire cosa stesse succedendo. Il topo, tremante, cercava di galleggiare sulla superficie dell'acqua, mentre la tartaruga sembrava non sapere come nuotare. «Non possiamo restare qui», gridò Alice, «dobbiamo fare qualcosa». Così i vari animali cominciarono a cercare una via di fuga. Alcuni nuotavano, altri cercavano di arrampicarsi su dei bastoncini galleggianti. Alice, che stava cercando di tenere a galla la sua mente, si sentiva triste e frastornata. Non capiva più cosa fosse reale e cosa fosse parte del suo sogno. Si chiese se avrebbe mai visto la sua casa, la sua sorella, o se sarebbe rimasta per sempre in quel posto assurdo. Dopo un lungo periodo di caos nel fiume, Alice sentì che qualcosa stava cambiando. L'acqua si stava lentamente ritirando, come se il fiume avesse ormai finito il suo corso. Tutti gli animali cominciarono a risalire, ma Alice si trovò di nuovo da sola, a riflettere su quanto strano e imprevedibile fosse il paese delle meraviglie. Quando Alice finalmente si allontanò dal fiume di lacrime, si trovò in un'altra parte del paese delle meraviglie. Non ci volle molto per accorgersi che si trattava di un altro posto assurdo. Stava partecipando a una processione, ma non sapeva neppure chi stesse organizzando la parata o a quale scopo fosse destinata. C'erano personaggi bizzarri che indossavano costumi stravaganti. Alcuni avevano il volto dipinto di verde, altri indossavano cappelli alti come torri. Ma la cosa più strana di tutte era che sembrava che la processione non andasse da nessuna parte, ma fosse in continuo movimento, come se non avesse uno scopo. «Fate largo, la regina di cuori passa!» gridarono alcuni soldati, mentre la corte della regina si muoveva dietro una bandiera strana.
che cambiava colore ogni volta che si spostava. Non c'era ordine né direzione. Alice si trovò completamente immersa in quella parata senza senso. L'atmosfera era così surreale che non riusciva più a distinguere la realtà dal sogno. Le risate della regina di cuori riecheggiavano nell'aria, mentre i soldati si affannavano ad organizzare la parata. Ogni volta che qualcuno cercava di allontanarsi dalla fila, la regina gridava: «Tagliatele la testa!». La processione si trasformò ben presto in una corsa folle, con i personaggi che cercavano di tenere il passo e allo stesso tempo di non cadere nel caos. Alice cercava di mantenere il controllo, ma alla fine decise che sarebbe stata più saggia nel lasciare andare tutto e continuare il suo cammino, lontano da quella follia. Poi Alice si trovò coinvolta in un processo. Un povero servitore della regina era accusato ingiustamente di aver rubato delle torte, ma tutto il processo era ridicolo. Non c'erano prove, i testimoni non sapevano cosa dire e la regina, come sempre, urlava: «Tagliatele la testa!», senza mai fermarsi. Alice, esasperata, si alzò in piedi e gridò: «Ma questo è assurdo, non c'è alcuna prova!». La regina, furiosa, ordinò che Alice venisse arrestata, ma Alice, stufa di quel mondo, rispose: «Non ho paura di voi, e questo è solo un sogno». Alla fine Alice si ritrovò di fronte a un enorme castello al centro del Paese delle Meraviglie. Era la dimora di una figura misteriosa che sembrava riunire tutte le stranezze e le contraddizioni che Alice aveva incontrato fino a quel momento. L'enorme porta del castello si aprì con un cigolio e Alice entrò. All'interno c'era una sala piena di specchi che riflettevano immagini impossibili, porte che conducevano a stanze infinite, orologi che non segnavano mai l'ora giusta e pareti che si spostavano come se avessero una vita propria. Alice sentiva che la sala la stava testando, come se dovesse risolvere un enigma. Avanzò cautamente, esplorando la stanza e tentando di decifrare le immagini. Alla fine si fermò di fronte a uno specchio che rifletteva una versione di se stessa diversa, un'immagine di Alice che sembrava più grande, più sicura, quasi una regina. Si guardò negli occhi e per un attimo non riconobbe la persona che vedeva. «Chi sono?», si chiese Alice, mentre la figura nello specchio sorrise e scomparve. In quel momento capì che non c'era nessuna risposta razionale. Il Paese delle Meraviglie non aveva senso, ma forse era proprio questo il punto, che i sogni non devono sempre avere un significato logico. In quel momento Alice si rese conto che tutto ciò che stava vivendo non era reale. La regina cercò di fermarla, ma Alice non si lasciò intimidire. All'improvviso Alice sentì un grande brivido e il Paese delle Meraviglie cominciò a svanire. Si svegliò nel giardino accanto a sua sorella e si accorse che era stato solo un sogno, ma quel sogno l'aveva cambiata. Aveva visto un mondo dove tutto era possibile, dove la logica non aveva più importanza e dove anche le cose più assurde potevano avere un senso. Guardò il cielo e pensò quanto fosse bello poter immaginare un mondo come quello. Non avrebbe mai dimenticato le meraviglie che aveva vissuto e sapeva che anche nel mondo reale c'erano molte cose straordinarie da scoprire.